Ciao a tutti. Quando si parla di narcisismo, la maggior parte delle persone immagina il classico individuo egocentrico, manipolatore e privo di empatia. Tuttavia c'è un aspetto del comportamento narcisistico che rimane quasi del tutto sconosciuto a molte persone, ovvero la rovina programmata. Questo meccanismo psicologico è una delle strategie più sottili e distruttive adottate dai narcisisti, spesso senza che la vittima se ne accorga, fino a quando il danno diventa irreversibile. Cos'è la rovina programmata? La rovina programmata è una tattica subdola con cui il narcisista mina lentamente la stabilità, la fiducia e il successo della sua vittima, senza attaccarla in modo diretto. Questo avviene attraverso piccoli atti apparentemente innocui che nel tempo portano alla destabilizzazione della vittima. L'obiettivo è distruggere l'autonomia e l'autostima della persona, rendendola dipendente dal narcisista. Come funziona? Questa strategia si sviluppa in più fasi. L'inoculazione del dubbio. Il narcisista inizia con frasi sottili ma incisive. Sei sicuro che questa scelta sia giusta per te? Non è che stai esagerando, forse non sei così bravo come pensi. Questi commenti minano gradualmente la sicurezza della vittima, portandola a mettere in discussione le proprie capacità. L'interferenza strategica. Il narcisista trova modi per sabotare in modo impercettibile la crescita personale e professionale della vittima. Ad esempio, potrebbe far perdere opportunità lavorative, magari distraendo la vittima o creando conflitti nel momento meno opportuno. Screditarla agli occhi degli altri, insinuando dubbi sulla sua affidabilità. Creare stress e distrazione, in modo che la vittima perda concentrazione e commetta errori. L'erosione dell'autostima. Dopo aver minato la sicurezza della vittima, il narcisista rafforza la sua influenza con cicli di svalutazione e di falsa rassicurazione. Per esempio, vedi, non sei capace di gestire questa cosa da solo. Ti aiuto io perché da solo faresti solo danni. Non ti preoccupare, anche se non sei così bravo, io ti accetto lo stesso. L'isolamento mascherato. Il narcisista scoraggia lentamente i rapporti della vittima con amici e con familiari, facendo sembrare che lo stia facendo per il suo bene. Potrebbe dire frasi come: non mi piace come ti tratta il tuo amico, non ti rispetta. I tuoi genitori non ti capiscono davvero come faccio io. Non credi che passiamo poco tempo insieme? Dovresti dedicarti più a me. Esempi pratici. Per comprendere meglio questa dinamica, ecco alcuni esempi di rovina programmata nella vita reale. Caso numero 1. Il lavoro. Martina è un'impiegata talentuosa con possibilità di carriera. Il suo partner, narcisista, inizia a insinuare che il suo capo non la apprezzi veramente. La distrae il giorno di un'importante riunione e la convince a rinunciare a una promozione perché è troppo stressante. Dopo qualche mese Martina si sente insicura e comincia a credere di non essere così competente. Caso numero 2, l'amicizia. Luca ha una rete di amici affiatata. La sua compagna narcisista gli fa notare continuamente che alcuni amici approfittano di lui e lo convincono a fare cose che non vuole. Lentamente Luca si allontana da loro, credendo di prendere una decisione autonoma. Dopo un anno si trova isolato e dipendente solo dalla sua compagna. Caso numero 3. La salute mentale. Giulia ha sempre avuto una buona autostima. Il suo partner inizia a sottolineare continuamente piccoli difetti, a ridere di lei in situazioni sociali e a minimizzare i suoi successi. Alla fine Giulia inizia a sentirsi inadeguata, perde sicurezza in se stessa e diventa sempre più ansiosa. Come difendersi? Riconoscere i segnali. Essere consapevoli di frasi e comportamenti che minano la propria sicurezza è il primo passo per spezzare il ciclo della rovina programmata. Conservare prove e testimonianze. Prendere nota di episodi ambigui aiuta a mettere in prospettiva il comportamento del narcisista. Mantenere rapporti esterni, non isolarsi, ma mantenere il contatto con amici e con familiari per avere un punto di vista obiettivo sulla relazione. Imparare a fidarsi di se stessi. Recuperare la fiducia nelle proprie capacità attraverso piccole vittorie quotidiane e, se necessario, con il supporto di un professionista.
In sintesi, la rovina programmata è una tattica subdola e invisibile che permette ai narcisisti di esercitare il controllo senza attacchi diretti. Riconoscerla e contrastarla è essenziale per proteggere la propria autonomia e il proprio benessere psicologico. Se hai sospetto di essere vittima di questa strategia, il primo passo è riprendere il controllo delle tue scelte e circondarti di persone che ti sostengono veramente. Spesso la sofferenza più grande non viene dalla ferita che ci viene inflitta, ma dalla convinzione che dobbiamo restare in un posto dove non possiamo fiorire, solo per non deludere qualcun altro. Il narcisista non ti mostrerà mai l'amore che meriti, perché il suo sentimento è sempre condizionato, manipolato e distratto. Ma il vero amore, quello che ogni persona merita, è quello che nasce dal rispetto reciproco, dalla comprensione e dalla libertà di essere se stessi, senza paura di essere giudicati o controllati. Non c'è forza più grande che scegliere di allontanarsi da chi ti soffoca, anche quando sembra che l'abbandono sia l'atto più difficile. Il percorso verso la libertà è spesso pieno di dubbi e di incertezze, ma ricorda che la paura di perdere qualcuno che non ti ha mai veramente amata o amato è infinitamente più piccola della gioia che troverai nel riscoprire te stesso lontano da quella relazione. Tu sei degno di amore genuino, di pace interiore e di una vita dove la tua voce conta. La tua identità è protetta e la tua felicità è la priorità. Lontano da chi ti toglie l'anima, troverai la possibilità di respirare, di crescere, di ricominciare. E in quel cammino potrai finalmente incontrare te stesso. Cosa stai aspettando? Liberati ora. Le chiavi per spezzare le catene sono nelle tue mani. Allontanati da chi ti vuole male. Corri verso la tua luce interiore e non fermarti più. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.